hamster. Com'è che io sto vedendo un unicorno? Ho visto l'uscita È la quinta volta che la facciamo. Allora, dove dobbiamo andare? Dove Questo qui siamo? noi siamo in uno dei castelli di Parma. Bravo, specificatamente E non me lo ricordo più. il castello di Torre Chiara. Dovete... Ragazzi, io vi garantisco, t'ho fatto male. Ce l'hai fatto male! Io vi garantisco che non le programmiamo queste cose, siamo proprio asini di nostro. È già 12:30 perché abbiamo avuto dei ritardi, ci siamo addormentati stamattina a Nanay. Quindi adesso si va subito a cercare la pappa. Ma ti ho preso in bocca? Mi ha infilato un dito su per il labbro. Vabbè. Io boss andrei a sentire cosa vogliono da noi quei piatti. Andiamoglielo. Andiamoglielo. È un qualcosa di gradevole al massimo. Che non è esattamente il nostro stile di ristorante questo, però non Quando è che ho c'è. fame, va bene. Quando abbiamo fame, abbiamo fame. La signora aveva chiesto il pane e lui ha detto no guarda c'è nel coperto. Poi ci ha portato questa cosa molto simpatica. Questo è culattello. No, stroghino. Troghino. Strolchino. Strolghino. Bravo. Devo dire che sta cosa qua è divertentissima comunque. No, mica tanto, scusa, io l'ho affettato e tu lo mangi. Mamma mia, super morbido, non cremoso, è proprio morbido dentro. Si sente una puntina impercettibile di aglio, un salume veramente eccezionale. Voglio vedere dopo il coperto di quant'è. Mi piacerebbe sempre che mi portassero una bottiglia di vino per vedere perlomeno l'etichetta. Comunque. Particolare. Una cosa che invece io non ho preso, ma se lo sapevo la prendevo, era il bicchiere fatto così con la birra. Qui ragazzi abbiamo un trittico di salumi tipici del parmense. Questo è il prosciutto, quello di Langhirano. Poi abbiamo della coppa. E questo, che ha già agguantato il mostrino, è il salame di felino, che non è un salame di gatto ovviamente, ma è il salame che fanno nel paese di Felino, che è una DOP ed è tipico sempre qua perché è sempre delle zone del parmense. In più abbiamo la torta fritta, che a Bologna le chiameremmo crescentine semplicemente. Sapete che l'impasto è più o meno sempre quello nelle varie città dell'Emilia, poi ognuno lo chiama a modo suo, c'è chi lo chiama torta fritta, chi lo chiama gnocco, chi lo chiama crescentina come noi. Da vicino, questa qui è come se fosse proprio una crescentina. È una crescentina, solo che la chiamano torta fritta. Eccellente. Ha questo una parte importante di grassettino. Mi raccomando però il grassettino del prosciutto, se il prosciutto è buono mangiatelo perché dà tanto sapore. Sono prosciutti che hanno i sapori come abbiamo già trovato anche sui Pirenei. Il sapore è proprio del prosciutto, quello di campagna, quello che si faceva una volta. Sembra un cuore questo. Poi? Che cosa poetica. Ricorda un salame di campagna, però secondo me ha una parte di grasso un po' più importante. Quando dico certi termini non sono in modo dispregiativo, è un dato di fatto. Poi può piacere o non piacere, questo a me per esempio piace molto. L'ultimo che mi manca è la coppa. Di questi tre salumi la coppa è quella più sapida ed è anche quella più aromatica, perché si sente che l'hanno lavorata con delle erbette, con del pepe, con qualcosa.
Io ho scelto un risotto con lo zafferano e ho imparato che c'è anche davanti una tartara di ombrina. Inaspettato, molto buono. Questo che mi fa venire proprio in mente che loro prendono il riso, lo mettono dentro così e poi lo fanno così. E si vede che lui dopo si allarga così pian piano e prende la sua superficie. Ti faccio una domanda, è leggermente affumicata quell'ombrina? In effetti sì, sento questo profumino, è cotto molto bene, è cremoso come dice il boss, vedi? Questi sono tortelli d'erbette, sono un piatto tipico della zona di Parma. Io normalmente quando vedo della sfoglia tirata sono una persona felice. Ora la dimensione di questi tortelli non mi consente di fare un boccone unico, quindi adesso venite giù con me un attimino. Ricotta ed erbette che normalmente nascevano per il recupero delle erbe di campo, adesso naturalmente sono più classicamente gli spinaci. Sono una roba buonissima, possiamo dire quasi squisiterrimi. La sfoglia è una roba sublime, tirata da Dio, non ha la callosità che ci piace a Bologna, ma comunque tirata sottile, ha una consistenza eccezionale, un gran bel colore, una meraviglia. E quando tutti hanno buttato le ancore, io arrivo col mio secondo brasato. Il maialino fa un profumo pazzesco, ha il suo succo e sugoso. Questo non so cos'è, sembra una sorta di patatina. Fa il profumo dei piatti della nonna della domenica. L'ho toccato, è morbido. Questo qui ovviamente è un purè, io sono amante del purè. Allora io te lo girerei da questa parte qua. Esatto. È morbidissimo. Hanno fatto una cottura lenta, probabilmente nel vino rosso di qualcosa, lambrusco, una roba del genere, e poi arriva una nota dolce che non ho ancora ben capito che cosa sia, però arriva all'ultimo. È veramente molto molto buono. Sembra tipo la sfoglia, quella della crescentina, senza averla salata, è una chips. Non vorrei dire una cavolata, ma secondo me quella punta che c'era di dolce è la liquirizia. Io l'avrei evitata, però... Spesa 89 euro. Mangiato tanto, ma aspettavo di mangiare con piccole porzioni, di giocare col cibo, invece no. Adesso che ci aspetta il piccolo borghetto del castello. C'è anche il bed and breakfast qui se volete dormire nel borgo. Abbiamo preso 2 biglietti, ogni biglietto costa 5 euro, 2 biglietti 10 euro. Là che bravo la matematica! Non tutti i castelli del circuito dei castelli di Parma sono visitabili all'interno. Questo è uno dei più belli e dei più completi ed è anche visitabile. Adesso vi facciamo vedere, è molto particolare. Queste sono veramente molto ben tenute, Sì. Mangiatoie ovviamente per gli animali quando li portavano, che arrivavano in qua, i loro mezzi di trasporto e Da legarli. da legarli. Era il loro garage. Pier Maria II de' Rossi fa iniziare i lavori di costruzione di questo maniero nel maggio 1448. Sarà edificato sulle rovine di un antico castello costruito nella prima metà del 1200 e avrà funzione difensiva sì, ma anche di nido d'amore per il conte e la sua amante Bianca Pellegrini.
Secondo me uno dei punti più belli da visitare del castello sono la camera d'oro, che è molto particolare, e la parte della terrazza qua che dà direttamente sulla parte del fiume. È una cosa tra le più belle del castello. Molti furono i passaggi di proprietà e le vicissitudini che portarono il castello a essere monumento nazionale italiano dal 1911 e dal 2024 fa parte del complesso monumentale della Pilotta di Parma. Le 4 sale che vi abbiamo appena fatto vedere sono le sale dell'aurora, cioè dell'alba, del meriggio, cioè del pomeriggio, del tramonto e della sera. Questo perché queste 4 sale seguivano gli orari del sole durante il giorno, in modo da essere illuminate sempre dalla luce solare fino poi alla sera, e sono state anche dipinte in funzione del periodo della giornata in cui venivano illuminate. Questo qui hanno rifatto un modello ricostruito in legno per far vedere come doveva essere un castello, una fortezza, per essere fatta al meglio onde evitare qualsiasi tipo di assedio. Ovviamente lo studio era preso da Leonardo da Vinci. Oggi siamo finiti in uno dei castelli di Torreggiolo. Torre Chiara? Torreggiana? Torre Chiara? Torre Chiara! Ci vediamo al prossimo video. E chi ci sta ancora seguendo, scriveteci sotto dove vorreste che andassimo, così prendiamo spunti. Ciao! Perché da dritto mi viene, da di là no? Vabbè.